Buongiorno, sono Mauro Rango, mi rivolgo al dottor Paolo Liguori. Scopro ora che non è più direttore del TGCOM, me ne scuso di saperlo solo ora, ma vivo a 10.000 km di distanza dall'Italia e non ho il canale TGCOM. L'ho conosciuta nell'ultima mia permanenza in Italia perché il decoder si era rotto e l'unico canale informativo a cui potevo accedere era il TGCOM, per cui ho visto alcuni suoi editoriali e ho imparato ad apprezzarla, soprattutto per il buon senso che metteva nei suoi servizi giornalistici. Quindi, pur non essendo più il direttore di TGCOM, non conosco l'attuale e quindi mi sento di rivolgermi a lei. 2 giorni fa è apparsa una notizia in TGCOM che diceva che l'idrossiclorochina è mortale e faceva riferimento a uno studio del Lancet, pubblicato sul Lancet. E allora sono andato a vedermi questo studio e come può fare chiunque se lo scarica da internet, sono alcune pagine, sono andate a leggerle e in questo studio, che è uno studio retrospettivo riguardo all'esperienza di 671 ospedali nel mondo, questo studio riporta tutti i casi specifici e tutti i pazienti presi in considerazione. Allora, se avesse la pazienza di andarsi a vedere questo studio, vedrà che all'interno troverà che ha una percentuale di circa il 13-14% a cui è stata somministrata l'idrossiclorochina erano pazienti cardiopatici. Allora, la prima controindicazione proprio per rischio mortalità di somministrazione di idrossiclorochina è proprio i pazienti cardiopatici. Questa è una cosa che conoscono i medici di tutto il mondo. Lo si conosce qui a Mauritius, come lo conoscono anche i medici di base in Italia. Per dirlo in parole molto più semplici anche per gli altri ascoltatori, per chi ama i cani, io ho 5 cani, se si danno 300 grammi di cioccolato a un cane che pesa 12 kg, il cane lo mangia volentieri, voracemente, ma poi muore perché il cane non ha gli enzimi per digerire la teobromina, metabolizzare la teobromina del cacao. Quindi somministrare idrossiclorochina cardiopatici si rischia ovviamente di farli morire. Quindi se si va a vedere la percentuale di mortalità, è una percentuale di mortalità che coincide proprio con la percentuale, più o meno, con la percentuale dei cardiopatici. In realtà io mi occupo di diritto alla salute e sono in coordinamento con molti medici in Italia che operano negli ospedali, che operano nei territori, docenti universitari in pensione, e prima di dirle questo la notizia l'ho ben verificata e sostanzialmente in Italia nel 70% degli ospedali si pratica questa cura e anche in molti territori italiani. Io ho alcuni protocolli che attestano che in alcuni grossi ospedali romani, napoletani, già all'inizio di marzo, quando in Lombardia si dava solo ossigeno ai pazienti, in questi ospedali del centro si somministrava idrossiclorochina e azitromicina. Si vada a vedere i tassi di percentuale di mortalità, di differenza tra queste città e Milano, così come si può andare a vedere la differenza fra la percentuale d'Italia e la percentuale a Mauritius. Qui l'idrossiclorochina e l'azitromicina si è praticata a tappeto a tutti i pazienti fin dai primi sintomi. L'epidemia è stata spenta in un mese con 10 morti. Mi si dirà, ma Mauritius non può essere comparato con un territorio come quello italiano, densamente popolato, con grossi centri abitati, con un'età media molto elevata e con molte patologie. Allora compariamolo con la Germania, che ha la stessa età media, stesse patologie, centri abitati ancora più popolosi e non ha fatto il lockdown.
La percentuale in Germania si attesta attorno al 3% di mortalità, quella italiana si attesta intorno al 9%, quella lombarda intorno al 17%. Allora, se si va a vedere in Germania il farmaco idrossiclorochina azitromicina è stato utilizzato fin dai primi sintomi, perché se utilizzato fin dai primi sintomi si ha nel 95% dei casi la guarigione completa in una settimana. Ovvio che se il paziente è già in fase 2 come sintomatologia o in fase 3 c'è bisogno dell'ospedalizzazione e di unire a questi farmaci altri farmaci e nel caso di particolare gravità anche il plasma iperimmune che alla fine lo salva. Allora, quello che voglio comunicarle è questo, che il giornalista che ha fatto questo servizio per TGCOM non si è nemmeno preso la briga non solo di andare a vedere lo studio, ma nemmeno di controllare se quanto scrive, e cioè proveniente dalla Sorbona, era corrispondente alla realtà. Perché questo studio, pubblicato sul Lancet, non proviene dalla Sorbona, come scrive TGCOM e come poi hanno riportato la maggior parte degli organi di informazione, ma è uno studio fatto in collaborazione tra 2 istituti statunitensi e un istituto svizzero. Quindi la Sorbona non c'entra proprio nulla. Allora, se può, dottor Paolo Liguori, dica a quel giornalista e a tutti i giornalisti come lui che non si prendono più nemmeno la briga di guardare e controllare le fonti di ciò che scrivono, che qui nell'isola dove io vivo c'è veramente tanto bisogno di persone che lavorino i campi, che lavorino nella pastorizia e che lavorino nella pesca. E questa, guardi che non è un'offesa a queste persone, assolutamente, perché io, le giuro, considero tutti i lavori su uno stesso piano di dignità, assolutamente. Ma se queste persone venissero a fare questi lavori qui, piantando male una patata, non generano rischi di morte. Scrivendo invece che l'idrossiclorochina uccide, convincono una popolazione a non utilizzarla, quando utilizzandola per una settimana è un farmaco perfettamente sicuro. Ovvio che va somministrato da un medico che deve verificare che il paziente non sia cardiopatico e anche che deve verificare che non sia portatore di una retinopatia, perché l'idrossiclorochina va a peggiorare la retinopatia. Verificate queste 2 questioni, il farmaco idrossiclorochina e azitromicina abbinato a un paio di vitamine, in 6 giorni, una settimana al massimo, guarisce totalmente la malattia di persone che sono ai primi sintomi. Ora, quello che io le dico, proprio perché coordino una rete di medici in Italia, ospedalieri e che operano sul territorio e che utilizzano e hanno utilizzato questo farmaco su centinaia di pazienti con successo incredibile, le dico che io sono in possesso di tutto il materiale, sono in possesso delle testimonianze di questi professionisti, per cui se lei fosse interessato o qualche suo collega fosse interessato ad approfondire, lei mi contatti e con molto volentieri le offrirò tutti i dati per fare un servizio che faccia chiarezza e che ripari ai danni fatti da questa informazione che non rende onore alla nostra patria e alla mia patria di origine, che è l'Italia. La ringrazio della gentilezza con cui mi ha ascoltato e le auguro una buona domenica.